Oddio, che cacchio esose! Mamma mia! Ma che bomba è questo monopattino! Pensate che volevo intitolare il video "Non acquistate questo monopattino". Guardate che cosa ho combinato, mi sono distrutto ovunque, gomiti, gambe, qualsiasi cosa, dai. Sto scherzando, no? Cioè, se scrivevo come titolo "Non acquistate questo monopattino", molto probabilmente Ovo non l'avrebbe presa bene, perché sì, era un bel titolo clickbait, ma forse non avrebbero capito il senso. Comunque sto bene, ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto anche sui vari social. Dai, tutto sommato non mi sono fatto nulla, diciamo che ho fatto una settimanina abbastanza intensa, direi che è tutta colpa mia. Se uno ha la testa di un quindicenne, questi purtroppo sono i risultati. E pensate che dopo la caduta il monopattino si è distrutto, cioè guardate la leva del freno, si è fatto un segnino, basta, tutto il resto mi sono distrutto io. Assurdo. Beh, comunque penso che nessuno ha mai provato la resistenza di un monopattino, o almeno di questo modello. Direi che è molto molto resistente. Non ho più l'età. Sicuramente la maggior parte di voi ha aperto questo video solamente per vedere il mio volo in terra. Dite la verità. Quindi per una volta cosa faccio? Vi faccio vedere prima il volo e poi dopo vi racconto il monopattino. Il volo, non aspettatevi niente di che, perché quando sono caduto non si sa come, io avevo il telefono in mano, quindi mi raccomando non si fa, telefono in mano, e nel momento che sono caduto, non so, avrò premuto stop, insomma non mi ricordo, il telefono l'ho visto volare letteralmente e il video si è stoppato proprio appena ho toccato terra. Comunque, cosa ho fatto? Ho detto, prima di mettere giù il monopattino, perché non filmarlo e far vedere quanto va forte su Instagram? Facciamo una storia. Quindi ero lì che riprendevo, non avevo la GoPro, non avevo niente addosso. Di solito io mi metto sempre la mia pettorina, la chiamo pettorina, mi metto qui la GoPro e mi registro. Visto che non avevo nulla, insomma dovevo fare tutto di fretta, ho detto dai, faccio il video, telefono così, inizio a partire, ma guardate anche voi, da 0 a 35 ci mette più o meno 7 secondi, parto e con una mano sola appena prendo un buco, anzi no, non è un buco, un rialzo proprio dell'asfalto, appena prendo il rialzo con una mano sola si chiude proprio lo sterzo e cado come un pero. Ma più che altro guardate, se lo mettiamo in slow motion, la parte dove sto per cadere, insomma il monopattino non ce l'ho più, ma se guardate la mia ombra si vede che sono ancora messo così, che inquadro non si sa che cosa. E poi niente, sono caduto e cosa ho fatto? Sono caduto in questa maniera qua, anzi così, tipo in stile Superman, perché avevo il telefono che l'ho salvato, si è fatto un graffiettino, ma cioè assurdo. Come il monopattino non si è fatto niente neanche il telefono, ho salvato anche quello. Sono caduto così e ho sfregato il mento che dopo una settimana e mezzo mi sono fatto la barba, cercavo di tenere un bel barbone così nascondevo il mio mento tutto graffiato, e cadendo mi sono graffiato tutto il braccio, la mano me la sono mezza massacrata, ginocchia, gomiti, più che altro che io mi ero anche rotto il gomito anni fa e avevo proprio paura che si fosse rotto ancora, perché è stato molto molto traumatico. Comunque tutto sommato non è andata male, sapete anche voi che poteva andare peggio, quindi mi raccomando, se andate forte, ma massimo i 15 all'ora, ok, potete andare con una mano, ma dai 20 in su non fatelo. E poi più che altro a queste velocità io più o meno sono caduto sui 35 all'ora. 35 all'ora è un bel andare, e un monopattino manubrio stretto, quindi non si ha quell'equilibrio che si ha con una bicicletta per esempio, quindi bisogna stare assolutamente attenti. Anche se ha ammortizzatori, pneumatici più larghi da 10 pollici, pneumatici con camera d'aria, niente, non c'è niente da fare, è sempre un monopattino e bisogna prestare attenzione. Detto questo, avete visto anche voi che non rende così tanto l'incidente dal video, si vede un pirla che va sul suo bel monopattino con una mano, e mi raccomando, spero che questo video serva da insegnamento a molti di voi. Partiamo con la recensione. Dai, direi che è il momento.
Recensione che partiamo proprio dalla confezione che arriva direi molto molto compatta e stranamente ci sono anche 2 maniglie per riuscire ad alzarlo perché il monopattino non è leggerissimo. Al suo interno ho trovato i polistiroli distrutti, però hanno fatto un ottimo lavoro, sono riusciti a mantenere intatto il monopattino, a parte qualche graffietto qui sulla parte anteriore, insomma zona manubrio si è creato qualche graffio e non l'ho generato io. In dotazione c'è l'alimentatore da 48 watt, c'è il supporto del telefono che anche questa volta non l'ho montato, molto plasticoso e sempre il solito supporto e non mi fido più di tanto a lasciare il telefono. Se ce l'avevo lì attaccato sicuramente lo distruggevo, anzi no, forse no perché utilizzavo 2 mani. C'è il campanello e anche un simpatico astuccio con all'interno le brugole e il cacciavite per andare a montare solamente il manubrio, perché si andrà a montare solo il manubrio, basterà inserirlo nell'apposito alloggiamento, avvitare le 4 viti e il gioco è fatto. Poi come extra troviamo un sellino comodissimo perché sembra quasi di essere seduto in poltrona, un po' troppo basso, sembra di essere non proprio seduto in poltrona ma tipo seduto sul water. Ma vi ricordo che in Italia non è legale usare il monopattino con il sellino. Se avevo il sellino forse non cadevo in terra, però non è legale, quindi io l'ho solamente provato, è comodo. Potrei sfruttare quella sella sulla mia bicicletta, adesso valuto perché il tutto è molto ammortizzato, insomma molto comoda questa sella, ma ho rimosso tutto, basta svitare le 4 viti della staffa della sella e viene via il tutto. Poi penso di non utilizzarla mai più. Avere più potenza significa avere dimensioni elevate, infatti non è il classico monopattino, infatti chiamarlo monopattino è quasi riduttivo perché alla fine è un'astronave e l'ho affiancato ai miei monopattini che ho in casa, monopattini da 250 watt e sono praticamente la metà di questo. Pensate che pesa 23 kg e ha una lunghezza di 1,2 metri, quindi avete capito che è un bel mostro e anche il pianale qui centrale è leggermente più largo rispetto ai classici monopattini. Quando l'ho estratto infatti dalla confezione ho detto mamma mia, ma che mostro è! Comunque costruzione, se vi dicevo, molto resistente perché ha resistito a un bel impatto. Tutta la costruzione è in alluminio e sto parlando ovviamente della struttura. Ci sono le viti di fissaggio in vista, direi molto rude, molto racing, lo rende molto racing, e anche le plastiche che troviamo praticamente solamente nei parafanghi, plastiche che sono molto molto spesse e rigide. Anche quelle non hanno subito alcun danno. E piccolo step in più per quanto riguarda la resistenza all'acqua perché ha la certificazione IP64. Come chiusura troviamo un semplice tasto qui che mi è piaciuto un sacco, basta premerlo e andate a togliere il cavalletto e ripiegate il manubrio, il tutto in 10 secondi. E come avrete intuito, se lascerete la sella montata non si può richiudere, quindi dovrete andare a rimuovere la sella. Come vi dicevo è più potente degli altri monopattini, infatti è da 500 watt. Nell'uso non è così rumoroso, ma si sentono un pochino gli pneumatici, visto che hanno una camera d'aria, sono più larghi da 10 pollici. Queste gomme sono molto più performanti rispetto a quelle che troviamo, le classiche gomme piene, e vi posso assicurare che va proprio ovunque. Aiuto, sta arrivando una macchina, mi sposto. Per esempio se la strada è leggermente umida non inizierà a slittare, cosa differente qui sull'erba. Se uno non si siede sopra, ovvio che la gomma slitta, però è divertentissimo, ma bisogna fare attenzione. Visto che va forte, la potenza frenante è direi adeguata perché troviamo un freno a tamburo anteriore e freno a disco posteriore, e invece se si andrà a frenare sia con la pinza di sinistra che pinza di destra, quindi anteriore e posteriore, interverrà il freno elettrico, quindi andate a sfiorare leggermente il freno e sentirete proprio che frena in automatico il motore. Se andate oltre i limiti di velocità consentiti potete arrestare il monopattino in sicurezza.
Il sistema di ammortizzazione, come avrete visto, doppio ammortizzatore anteriore e doppio posteriore, e riescono ad assorbire strade sconnesse e sembrerà quasi di rimbalzarci sopra. Anzi, non così tanto, sono leggermente rigide rispetto ad altri monopattini che ho visto, però posso dire che tra pneumatici con camera d'aria e ammortizzatori è un bel andare. Anche ho effettuato proprio poco fa una strada non asfaltata, quindi ghiaia, un pochino di terra e quant'altro, nessunissimo problema, sembra quasi di essere in bicicletta. Per quanto riguarda le funzioni, qui sopra abbiamo un unico tasto che è anche sinceramente scomodo, perché dovete proprio infilarci dentro il dito per accenderlo, non c'è il classico tastone sopra il display, e non c'è la possibilità di collegarlo allo smartphone, quindi non è un monopattino così tanto tecnologico. Una volta acceso, cosa si può vedere sul display? Si può vedere la velocità e i chilometri effettuati, si vedono sia i chilometri totali che i chilometri effettuati nella sessione una volta acceso. E mi stavo dimenticando la batteria residua. Poi ci sono tre modalità: modalità Eco, che arriva fino ai 25 km/h, la modalità Mid arriva fino ai 35 km/h e la modalità High arriva fino a 45 km/h. 45 km/h ci arriva solamente quando la batteria è completamente carica. Diciamo che dopo quei 3-4 km arriva massimo ai 43 e poi dopo si assesta sempre sui 41 km/h, ma vi assicuro che su un monopattino raggiungere queste velocità sono anche un po' troppo elevate, anche se sono un po' spensierato nell'utilizzo. Adesso forse mi è servita come lezione. Si può anche abilitare la partenza da fermo, non ve lo consiglio perché se vi scappa un attimo l'acceleratore, guardate anche voi che è un razzo, è un missile, quindi vi consiglio sempre di non abilitarlo, perché è sempre meglio salirci sopra, date una piccola spinta e poi iniziate a accelerare. Comunque, se volete rischiare a vostro rischio e pericolo, si deve abilitare tutte le volte, quindi la partenza da fermo, per abilitarla cosa bisogna fare? Accendete il monopattino, dopo 2 secondi che avete premuto il tasto lo ripremete e così è abilitata la partenza da fermo. Poi invece se premete 2 volte il tasto andrà ad accendere il fanale anteriore e quello posteriore. Allora, come va questo monopattino? L'avete capito fin da subito, già dall'inizio è un vero e proprio razzo. Accelerazione rapida, direi sì, accelerazione rapida, però ha quello on-off un po' troppo aggressivo, non è molto lineare, quindi bisogna fare un pochino d'attenzione perché spinge veramente tanto. Come sapete anche i motori elettrici hanno molta spinta ai bassi. Mi raccomando, mani ben salde sul manubrio perché le velocità sono molto elevate. Quando si superano i 40 km/h direi che si fa sentire su un monopattino, e quindi vi consiglio di tenere le mani ben salde sul manubrio, perché quando si raggiungono i 40 km/h di velocità l'anteriore, come avete visto anche voi, si alleggerisce tantissimo, e quindi questo monopattino alla fine è legale solamente in modalità Eco, perché non si superano i 20-25 km/h di velocità. E vi ricordo che invece in strade urbane, quindi in centro città eccetera, non si devono superare i 6 km/h. Poi dopo, per quanto riguarda le pendenze, fino a 20 gradi di pendenza lui le affronta senza problemi. Come vi dicevo, qualsiasi tipo di terreno lui riesce ad affrontarlo. La batteria che muove tutto è da 13 Ah, è presente ovviamente sotto il pianale, e per ricaricarsi completamente c'è proprio l'attacco qui laterale, impiega più o meno sulle 8 ore circa, quindi praticamente una nottata intera. E per utilizzarlo in notturna, come avete visto, c'è il fanale anteriore che mi piace tantissimo. Diciamo che il design complessivo di questo monopattino mi ricorda anche un po' un Transformers. Infatti ha il fanale qui davanti posto verticalmente, fa una luce, un fascio luminoso molto direzionale, però direi che
si vede bene di notte e vi farete anche vedere bene, perché si accende anche il freno posteriore che quando si frena, fanali accesi o spenti, inizierà a lampeggiare. E mi sono dimenticato di dirvi che è dotato di 24 LED. Insomma, è un vero mostro che, non utilizzato con la testa, proprio come ho fatto io, potrebbe essere pericoloso. Utilizzato irresponsabilmente direi che uno si potrebbe fare male, e 500 watt sotto i piedi sono sinceramente anche un pochino troppi per un monopattino. Sono veramente esagerati per un utilizzo quotidiano. Come vi avevo già detto, è riduttivo chiamarlo monopattino, si perde trasportabilità, è scomodo caricarlo in auto. Insomma, questo qui è un monopattino da campagna, un monopattino che affronta qualsiasi tipo di terreno, però ad un costo che su Amazon è disponibile a 749 euro, sullo store a Ovo o Bogist, più o meno il sito è sempre quello, sugli store ufficiali costa 630 euro e per finire su Geekbuying a 550 euro. Io durante questa settimana l'ho trovato scontato a questo prezzo, che 550 euro per un monopattino da 500 watt non è assolutamente male. Non avevo mai provato un monopattino da 500 watt e infatti ho capito bene quanto può essere potente un monopattino così, dove non è neanche nemmeno così tecnologico, perché come vi dicevo non si collega con lo smartphone, quindi è un monopattino pronto all'uso. Mi raccomando, se lo volete acquistare o se l'avete già acquistato, fatemelo sapere e usate la testa. Ecco, non fate come me, non usate la testa per sbatterla in terra, ma usatela per guidarlo. Io vi saluto e alla prossima su YouWin Blog. Questi discorsi mi fanno sentire vecchio, ora la smetto.